Ciao a tutti e benvenuti di nuovo nel mio canale. Sono ancora super emozionata ripensando alla festa a sorpresa di Burak. Grazie per essere stati così tanti a commentare e a dire di aver apprezzato il video. Leggere i vostri messaggi mi ha riempito il cuore di gioia, davvero. Spero che questo racconto vi abbia ispirato a creare momenti speciali per le persone che amate. Perché alla fine, sono questi ricordi che contano di più, no? Oggi, però, voglio raccontarvi tutto, ma proprio tutto, nei minimi dettagli. Voglio che vi sentiate come se foste stati lì con noi, a vivere quell'emozione, quella gioia, quella incredibile confusione, in senso buono, ovviamente. Quindi, preparatevi una tazza di tè, mettetevi comodi e immergetevi in questa storia. Come vi ho accennato nel video, l'idea di organizzare una festa a sorpresa per Burak è nata un po' per caso. Una sera mentre eravamo seduti al nostro solito bar a chiacchierare. Eravamo io, Giulia, Marco e Sofia, i suoi amici più stretti. Ci siamo resi conto che il compleanno di Burak era alle porte e, conoscendolo, sapevamo già che non avrebbe organizzato nulla di speciale. Burak è il tipo di persona che si accontenta di una cena tranquilla con pochi amici, niente di eclatante. Ma noi volevamo sorprenderlo, fargli sentire quanto lo amiamo e quanto sia importante per noi. Giulia è stata la prima a lanciare l'idea, con quell'entusiasmo contagioso che la contraddistingue. Ragazzi, ma se gli organizzassimo una festa a sorpresa? Marco, il più pratico del gruppo, ha subito sollevato il problema della segretezza. Bella idea, ma Burak è un segugio. Capirebbe tutto al volo. Sofia, la più creativa, ha suggerito di creare un gruppo WhatsApp segreto. Lo chiameremo Operazione Sorpresa Burak, così, tanto per non dare nell'occhio. E così è nato il nostro piano. Il gruppo WhatsApp è diventato il nostro quartier generale segreto. Lo abbiamo riempito di messaggi, idee, proposte, orari, promemoria. Un vero e proprio caos organizzato. La prima cosa da decidere era la location. Volevamo un posto che fosse significativo per Burak, un luogo che gli ricordasse bei momenti e che lo facesse sentire a suo agio. Abbiamo vagliato diverse opzioni. Il parco dove andiamo sempre a fare picnic, la sala giochi dove passiamo i pomeriggi piovosi, la spiaggia dove abbiamo fatto il falò la scorsa estate. Ma alla fine, abbiamo optato per il suo ristorante preferito, Damario, una piccola pizzeria con un'atmosfera familiare e accogliente. Damario è il posto dove andiamo a mangiare la pizza almeno una volta a settimana. Burak adora la pizza di Mario, soprattutto quella con i funghi e la salsiccia. E poi, Mario è un amico, ci conosce da anni e sapevamo che ci avrebbe dato una mano. Contattare Mario è stata una delle mosse più intelligenti che abbiamo fatto. Si è dimostrato super disponibile e collaborativo, offrendosi di aiutarci in tutto e per tutto. Ha persino promesso di distrarre Burak nel caso in cui si fosse presentato al ristorante prima del tempo. Non preoccupatevi, ci penso io. Ci ha detto Mario al telefono, conosco i suoi gusti, lo tengo impegnato con una pizza speciale e un bicchiere di vino. Una volta scelta la location, ci siamo concentrati sulla lista degli invitati. Volevamo invitare tutte le persone importanti per Burak, la sua famiglia, i suoi amici, i suoi colleghi. Ma allo stesso tempo, dovevamo assicurarci che tutti mantenessero il segreto. Abbiamo creato una lista molto accurata, controllando i numeri di telefono, gli indirizzi email e i profili social di ogni singola persona. Poi, abbiamo inviato un messaggio personalizzato a ciascuno di loro, raccomandando di non rivelare nulla a Burak. È fondamentale mantenere il segreto. Scrivevamo nei messaggi, Burak è molto perspicace e se sospetta qualcosa, rovineremo la sorpresa. Incredibilmente, tutti hanno mantenuto la parola. Nessuno ha spifferato niente a Burak, nemmeno per sbaglio. È stata una prova di lealtà e di affetto nei suoi confronti. Parallelamente alla lista degli invitati, ci siamo occupati del cibo. Sapete quanto Burak ami mangiare? Volevamo organizzare un buffet ricco e variegato, con un'attenzione particolare ai suoi piatti preferiti. Ovviamente, non poteva mancare la pizza di Mario, in tutte le sue varianti. Abbiamo ordinato pizza con i funghi e la salsiccia, pizza margherita, pizza con le verdure, pizza con il prosciutto e i funghi. Un vero e proprio tripudio di sapori. Ma oltre alla pizza, abbiamo preparato anche altre specialità. Pasta al forno, polpette al sugo, insalata di riso, frittata di verdure. Un menù che accontentasse tutti i gusti. E poi, la torta. Burak adora il cioccolato, quindi abbiamo optato per una torta al cioccolato gigante, con tanta panna e scaglie di cioccolato fondente.
Abbiamo ordinato la torta alla pasticceria di fiducia, raccomandando di prepararla con ingredienti freschi e di alta qualità. Volevamo che fosse la torta più buona che Burak avesse mai mangiato. Le decorazioni sono state l'ultimo tocco. Volevamo creare un'atmosfera festosa e allegra, ma allo stesso tempo elegante e raffinata. Abbiamo riempito il locale di palloncini colorati, festoni, luci, candele e foto di Burak. Abbiamo stampato le foto più belle, dai suoi primi anni di vita fino ad oggi. È stato davvero emozionante rivedere tutte quelle foto e ricordare i tanti bei momenti passati insieme. Abbiamo appeso le foto alle pareti, le abbiamo incollate sui palloncini, le abbiamo messe dentro delle cornici. Un vero e proprio omaggio alla sua vita. La parte più difficile è stata, ovviamente, tenere Burak all'oscuro di tutto. Abbiamo dovuto inventare scuse credibili per giustificare i nostri incontri segreti, le nostre telefonate misteriose e i nostri comportamenti sospetti. Burak, come dicevo, è molto perspicace e più volte ha rischiato di scoprire tutto. Un giorno, ad esempio, stavo parlando al telefono con Giulia, organizzando la torta, e Burak è entrato improvvisamente nella stanza. Ho dovuto inventare una scusa al volo, dicendo che stavo organizzando una festa a sorpresa per il mio gatto. Fortunatamente, Burak ci ha creduto, o almeno, così sembra, e l'ha presa a ridere. Ma dai, una festa per il gatto? Sei pazza! Un'altra volta, Burak ha trovato un bigliettino con la lista degli invitati alla festa. Ho dovuto spacciarlo per una lista di persone da contattare per un progetto di lavoro. È stato un momento di panico, ma alla fine sono riuscita a cavarmela. Tranquillo, è solo un progetto di lavoro. Devo contattare queste persone per un'indagine di mercato. Burak mi ha guardato con aria sospetta, ma alla fine mi ha creduto. Il giorno della festa è arrivato finalmente. Eravamo tutti super emozionati e un po' nervosi. Volevamo che tutto fosse perfetto per Burak. Ci siamo ritrovati al ristorante con un paio d'ore di anticipo per ultimare i preparativi. Abbiamo controllato che tutto fosse a posto, che il cibo fosse pronto, che le decorazioni fossero perfette e che tutti gli invitati fossero presenti. Mario, il proprietario del ristorante, ci ha accolto con un sorriso. Ragazzi, siete fantastici! Ho preparato tutto come mi avete detto. Burak non sospetta niente. Poi è arrivato il momento fatidico. Burak è arrivato al ristorante, ignaro di tutto. Era convinto di andare a cena con me. Appena ha varcato la soglia, tutti gli invitati sono saltati fuori urlando sorpresa. La sua reazione è stata indescrivibile. Era completamente sbalordito, emozionato e felice. Gli occhi gli brillavano di gioia. Non si aspettava minimamente una festa a sorpresa. È stato un momento davvero toccante. Burak è rimasto senza parole per qualche secondo. Poi ha iniziato ad abbracciare tutti, ringraziandoci per la sorpresa. Era visibilmente commosso. Vederlo così felice ci ha riempito il cuore di gioia. La serata è stata un successo. Abbiamo mangiato, bevuto, ballato, cantato e riso fino alle lacrime. Burak si è divertito tantissimo ed è stato felice di essere circondato dall'affetto delle persone a cui vuole bene. Durante la serata, abbiamo proiettato un video con i messaggi di auguri di tutte le persone che non potevano essere presenti alla festa. È stato un momento molto emozionante, soprattutto quando abbiamo visto il messaggio della sua famiglia, che vive lontano. I suoi genitori gli hanno fatto gli auguri e gli hanno detto quanto gli vogliono bene. Burak si è commosso fino alle lacrime. Abbiamo anche organizzato un piccolo gioco a quiz su Burak. Abbiamo fatto delle domande sulla sua vita, sui suoi gusti, sui suoi hobby e sui suoi sogni. Gli invitati si sono divertiti a rispondere alle domande e a scoprire aneddoti divertenti sulla vita di Burak. Chi rispondeva correttamente alle domande vinceva un piccolo premio. La torta è stata il momento clou della serata. Abbiamo cantato tutti insieme tanti auguri e Burak ha spento le candeline, esprimendo un desiderio. Poi abbiamo tagliato la torta e l'abbiamo offerta a tutti gli invitati. Era buonissima, proprio come ce l'aspettavamo. La festa è durata fino a tarda notte. Alla fine, eravamo tutti stanchi ma felici. Eravamo riusciti a rendere il compleanno di Burak un giorno indimenticabile. Il giorno dopo, Burak mi ha ringraziato ancora una volta per la sorpresa. Mi ha detto che è stato il compleanno più bello della sua vita e che non dimenticherà mai questo gesto di affetto. Grazie di cuore, mi ha detto, non mi sarei mai aspettato una cosa del genere. Siete i migliori amici del mondo. E questa, amici miei, è la storia completa della festa a sorpresa di Burak. Spero che vi sia piaciuta e che vi abbia fatto sorridere.
Quindi, ricapitolando, organizzare una festa a sorpresa è un'impresa che richiede pianificazione, segretezza e tanta pazienza. Ma alla fine, la gioia e l'emozione che si provano nel vedere la persona a cui si vuole bene felice, ripagano tutti gli sforzi fatti. Spero che questo video vi abbia ispirato a organizzare una festa a sorpresa per qualcuno che amate. Non importa se la festa è grande o piccola, l'importante è che sia fatta con il cuore. Grazie mille per aver guardato questo video. Spero che vi sia piaciuto tanto quanto è piaciuto a me condividerlo con voi. Se vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un bel mi piace qui sotto e di condividerlo con i vostri amici. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e se anche voi avete mai organizzato una festa a sorpresa memorabile. Sono curiosa di sentire le vostre storie. E, ovviamente, se non vi siete ancora iscritti al canale, fatelo subito. Cliccate sulla campanellina per non perdervi nessun nuovo video. Ho in serbo per voi tante altre sorprese, tante altre avventure e tanti altri momenti speciali da condividere insieme. Un abbraccio a tutti e alla prossima. Ciao! E ricordate, la vita è un dono, quindi festeggiatela ogni giorno.